Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Acquario, tendenze energetiche karmiche per il prossimo trimestre. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici dell'Aquario. Periodo creativo, di creazione. Probabilmente potrebbero gestarsi nuovi progetti, nuove idee, nuovi gruppi per qualcuno. È come un periodo di abbondanza, di prosperità. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata, così come trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere l'energia, come si sviluppa nel prossimo trimestre. Vi ricordo che la lettura vale 3 mesi da quando la guardate. Io la sto pubblicando a fine marzo, quindi se la guardate quando esce è valida per marzo, aprile, maggio, giugno. Anche perché marzo è finito. Ok, abbiamo una regina di bastoni, un 5 di pentacoli, un 4 di coppe, una regina di coppe, 10 di spade, cavaliere di pentacoli, fante di coppe e 10 di pentacoli. Perché qui vi dicevo prima che l'imperatrice è collegata alla prosperità, cioè, o meglio, in questo caso sento che per voi, per questa lettura, è molto collegata alla prosperità, perché qui avete un 5 di pentacoli e un 4 di coppe. Ho la sensazione che non vediate l'abbondanza nella quale siete immersi. Andiamo a vedere carta per carta, poi vi do il messaggio generale. Partiamo con la regina, grazie. Abbiamo un 6 di coppe e un cavaliere di spade. Andiamo a vedere anche il 5. Torre e regina di denari. Allora, questo 6 di coppe può far riferimento a qualche sogno che si ha da molto tempo, può far riferimento ad una persona che si conosce da molto tempo e che vi dirò per qualcuno potrebbe anche tornare. È come se doveste rompere gli schemi di comportamento di carenza per entrare in schemi di comportamento di abbondanza. Mi risuona molto, effettivamente la regina di Pentacoli è uno degli arcani minori dell'imperatrice, quindi ho come l'idea che il passaggio sia un po' questo, no? Datemi una carta per la torre. C'è da destrutturare o certi atteggiamenti o certi pensieri, o vi dico che per qualcuno si tratta di qualche sogno magari un po' troppo lontano, utopico dal momento in cui state vivendo adesso e che quindi vi demoralizza perché non riuscite a raggiungerlo. Qui c'è da togliersi delle aspettative, avete 9-10 di bastoni, è come se doveste iniziare a essere madri di voi stessi, a essere responsabili per voi stessi,
togliendovi dal groppone, ragazzi, le aspettative degli altri, i pensieri degli altri, le responsabilità degli altri. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Tre di bastoni e 8 di pentacoli. Io credo che qua non vi rendiate conto del potenziale che effettivamente avete. Dovete come iniziare a sperimentare, ad andare un po' oltre. Per quello che c'è la torre, secondo me, per rompere questi schemi di non sono abbastanza, non sono capace di, si può sempre imparare se uno vuole, non ho quel tipo di formazione, si può sempre studiare se uno vuole. Cioè si tratta di, secondo me, capire questo sogno per voi, a che cosa fa riferimento e iniziare poi a lavorare per andare verso il vostro obiettivo, verso l'espansione di questo progetto. Andiamo a vedere la regina di coppe. Quattro di spade, sole, 2 di pentacoli, asso di pentacoli. Per qualcuno è una questione legata a dei figli, alla maternità comunque. Potrebbe anche essere necessario ridefinire gli schemi casalinghi, mettiamola così. Però ho anche la sensazione Ehm, probabilmente dovete cambiare il modo in cui vi ponete, perché se prima era più un prendere le persone per sfinimento, per esempio, per far, perché, per ottenere quello che voi volevate, vi faccio l'esempio dei bambini in casa, visto che vi ho detto il riesame casalingo. Se ci sono i figli che non vi ubbidiscono e che lasciano sempre, non lo so, le ciabatte davanti alla porta invece di mettere nella scarpiera e voi continuate a ripetere, a urlare, a arrabbiarvi, si tratta di cambiare il modo. Quindi se prima era un ecco, vedi, hai di nuovo lasciato le... oppure per piacere, metti, te lo devo sempre dire, è l'ennesima volta che te lo ripeto, invece di agire in questo modo, agire diversamente. Cioè, mi viene da dire quasi con strategia, no? Qui il consiglio delle carte è di parlare a cuore aperto. Quindi piuttosto si prende il bambino o l'altra persona, chi avete davanti, e si spiega, ascolta, ogni volta che tu lasci le scarpe in disordine, qualcuno può inciampare, si può far male e oltretutto, non lo so, mamma non è la tua schiava o papà non è il tuo schiavo e quindi le tue cose te le metti a posto tu. Cioè, educarli già a essere indipendenti. Però è come se doveste prendere l'approccio con l'altra persona, ripeto, che sia il bambino, il collega, il partner, non importa, in modo un po' più giocoso, in modo un po' più scherzoso. È come per abbassare un po' i toni. Questo non vuol dire... ehm, è un po' come indorare la pillola, però non è, come vi posso dire, prendendo in giro l'altro, o dicendogli quanto è bravo e quanto è bello solo perché volete ottenere quello che volete ottenere. Il punto è proprio creare una relazione matura, cioè andare dalla persona a spiegare le cose come stanno. Guarda, quando fai questo mi ferisci, puoi smettere di farlo. Oppure, appunto, come vi dicevo prima, usare il gioco, la burla, lo scherzo, dire le cose ridendo, smorza sempre un pochettino i toni. Andiamo a vedere il 10 di spade. Fante di bastoni. 5, scusate, 10 di bastoni e 2... Oh sì, stamattina. Allora, fante di bastoni, 10 di spade, 2 di spade. 10 di spade è una carta che si ripete. Sì, secondo me qua chiuderete un modo di fare, un modo di pensare, un'attitudine, un atteggiamento,
un qualche cosa che vi fa rimanere in questo 5 di pentacoli come in carenza. Ma cosa posso fare io? Ma non ho alternative. Ma no, no, no. L'alternativa c'è ed è cambiare voi stessi, diventare più amorevoli anche nei confronti di voi stessi e cercare dei nuovi equilibri con le altre persone o con un'altra persona. Guardate che avete anche un asso di denari, qui inizia qualche cosa di nuovo, inizia qualche cosa di concreto e anche il cavaliere di pentacoli me lo conferma. Andiamo a vedere un pochettino questo cavaliere. Abbiamo un 4 di coppe, che avete già qui, e un fante di coppe. Oh, ma che interessante, il fante di coppe ha anche un'energia che si ripete. Ragazzi, sento che il diventare più simpatici, il diventare meno, mi viene da dire aggressivi, perché comunque all'inizio della stesa avete questo cavaliere di spade che è l'impeto, la forza, anche un po' l'arroganza, no? Il pretendere forse. Non so, però ammorbidendo un po'. Sì, il pretendere ci starebbe anche, con la sindrome del Salvatore, che si aspetta il 5 di pentacoli, come ho bisogno che qualcuno mi salvi, ho bisogno che qualcuno mi risolva le questioni, ho bisogno di essere aiutato, aiutato, ho bisogno che qualcuno magari anche mi presti dei soldi perché è una carta di carenza economica. Però secondo me no, cioè vedrete che se siete senza lavoro è facile che arrivi un lavoro, c'è un nuovo inizio, c'è il sole comunque, quindi è una carta di grande prosperità e anche qui comunque non dimentichiamo che finite con un 10 di pentacoli che fa anche riferimento a dei contratti potenziali. Andiamo a vedere il fante. Eremita e regina di bastoni che è la carta con... Wow! È come se affinaste le tecniche di persuasione. Guardate, se siete dei commerciali e avete un grosso contratto in ballo e avete bisogno di, tra virgolette, convincere l'altro, insomma, avete bisogno che firmi il contratto di vendita, a parte che secondo me sì, si firmerà, ragazzi, ma poi diventerete dei maestri nella parola, nel parlare, perché anche qui è come se l'apertura di questo cuore della regina di coppe vi facesse essere più trasparenti nei confronti dell'altro e questo, ehm, vi dico, fa sì che si crei un altro tipo di rapporto, un altro tipo di relazione. Anche il discorso dell'imparare a prendere le cose con più filosofia, ridendo, scherzando, oppure dire le cose agli altri in un modo un po' più leggero può aiutarvi, sapete come si dice, no? Adesso non mi ricordo esattamente le parole, però attira di più il miele che un'altra cosa, non mi ricordo. Comunque le mosche sono attirate dal miele, no? Si attirano di più, si ottiene di più quello che si vuole con la dolcezza, sarebbe il sunto, piuttosto che con l'imposizione. Andiamo a vedere ancora una carta per il 10 di denari. Re di denari, wow. Sì, allora si va verso la prosperità. Potrebbero esserci dei contratti, potrebbero esserci dei doni che arrivano, delle eredità, dei premi. A livello monetario sento che sì, si muovono le cose, più verso la fine del periodo che non verso l'inizio del periodo, se ve la devo dire tutta. Però sì che è come se ci si muovesse per costruire una nuova identità, un nuovo potere personale, una nuova capacità creativa, anche una nuova stabilità, mi viene da dire, perché l'imperatrice è una carta proprio di stabilità, di concretezza. Si va verso l'espansione, avete vari pentacoli, soprattutto qui alla fine. È vero che c'è anche un cavaliere, quindi l'evoluzione potrebbe essere lenta e considerata la torre il 5 di pentacoli non proprio del tutto leggera, ragazzi. Ok, perché c'è come un qualche tipo di forma pensiero che vi fa rimanere in carenza che avete bisogno di tagliare, appunto. Voglio ancora una carta per questo 6 di coppe. Voglio capire se è qualche cosa riferito a...
Sì, potrebbe essere un contratto che avete firmato, un accordo che c'è già all'inizio della lettura del periodo o qualche cosa che è in previsione. E vi dico che per qualcuno potrebbe non arrivare mai questo contratto, questo accordo e quindi entrare un attimino in questo clima di pioggia di cui ci parla il 5 di Pentacoli. Clima un po' triste, però tutto sommato secondo me poi le cose si risolvono perché avete delle carte piuttosto, insomma, significative alla fine del periodo. Probabilmente avete bisogno di imparare a gestire bene la materia, le vostre risorse e non parlo solo di risorse economiche, parlo anche delle doti, parlo del tempo. Ok, qui secondo me ragazzi l'evoluzione karmica è capire tutto quello che avete nelle vostre mani per creare il tipo di vita che volete, per firmare il tipo di contratto che avete bisogno di firmare o a quale state puntando. Se questo 10 di Pentacoli per voi rappresenta una famiglia, qui si tratta di come imparare a gestire meglio la relazione. Cioè, invece che domarla mi viene da dire, no, ehm, accompagnarla. E se non è la relazione in sé, è l'altra persona. Sapete, ci sono delle volte dove noi diamo per scontato che gli altri ci capiscano, o che una persona della nostra età più o meno debba capire che cosa noi intendiamo o vogliamo, ma non è detto, perché ognuno ha il proprio vissuto, la propria esperienza, i propri traumi, ed è abituato a vedere la vita a suo modo, quindi non è detto che i modi coincidano. Secondo me, una volta che capirete questo, riuscirete effettivamente a trovare questa nuova strada con questa persona ehm, in modo concreto, in modo, insomma, è come un respiro che viene dato, secondo me, all'interno di questa relazione, che ripeto, può essere lavorativa, familiare, romantica, però è un momento di gestazione. Io credo che qua, sapete, la gravidanza dura 9 mesi. Io non dico che questo periodo debba durare 9 mesi, mettiamo che questi 3 mesi, questo trimestre è l'incubazione per questo nuovo percorso, per questo nuovo contratto, per questo nuovo gruppo o per questa nuova indipendenza. Andiamo a vedere ancora un koan. Guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti, non coglierai mai il bersaglio. Per la serie, non ti fidare di quello che dicono gli altri, vai tu, chiedi tu, domanda tu, assicurati tu, cerca, studia, sii tu in prima persona a creare la tua idea e la tua verità. Se esiti, non coglierai mai il bersaglio. Se per qualche motivo ti fa influenzare dagli altri o non sei tu in prima persona che, ma appunto sono gli altri che filtrano, potresti ritardare, potresti non centrare mai il bersaglio. È un po' come non creare un'azienda con l'esperienza, con i consigli degli altri. Cioè, il filo conduttore dell'azienda, del progetto, sei tu, devi essere tu, deve avere dei valori, deve avere un obiettivo, deve avere delle regole che sono quelle che metti tu. Poi i collaboratori aiutano a sviluppare il tuo progetto. Cioè, nel senso, non fatevi trascinare dalle troppe esperienze di uno, perché poi alla fine il progetto non rispecchia più voi, rispecchia le loro esperienze. Quindi non fatevi togliere dal vostro focus principale. Andiamo a vedere ancora una meditazione di Findorn. Il modo in cui cominci la giornata è così importante.
Fai che nel tuo cuore ci sia un canto di lode e di gratitudine, e la consapevolezza del mio amore e della mia abbondanza senza limiti, sapendo che c'è un tempo per ogni cosa, che deve essere compiuta, e che dipende da te come impiegare questo tempo. Vi dicevo prima, no, che c'era qualche risorsa da rivalutare e poteva essere il tempo. Lascia che sia io a guidarti per tutto il giorno. Rimetti ogni cosa nelle mie mani. Te stesso, il tuo lavoro, le tue vicende, i tuoi interessi, le tue attività, e lascia che io lavori attraverso te. Sento che risuona con questa regina di coppe, ragazzi, è proprio l'amore di mamma qui, che non è tanto sono giudicante, sono pretendo, non è il despota, è più il ti accompagno insieme a me, cresciamo insieme, confrontiamoci insieme, soprattutto se siete neogenitori o se c'è questo tema del bambino del nuovo progetto. È come se doveste capirvi. Infatti c'è il sogno, qui. Potrebbe essere un'attività lavorativa per qualcuno, considerato 6 di pentacoli. Sì, ma si tratta semplicemente, secondo me, di aprire il cuore. Uno degli archetipi, uno dei significati della carta dell'imperatrice è proprio questa mamma, soprattutto quando è al rovescio, questa mamma iperprotettiva che tiene il figlio nella campana di vetro, che non gli fa fare niente, che è sempre tutto no, che mette regole molto rigide. Qui c'è bisogno di ammorbidirsi, secondo me, di diventare meno strateghi e più compassionevoli. Ragazzi, fatemi sapere come vi risuona nei commenti, questo è quello che avevo per voi. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, che lavora sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona. Diversamente avete anche la possibilità di abbonarvi al canale. Anche nella sezione degli abbonamenti tratto le credenze limitanti, anche se in modo un po' più generico, però lì ci sono anche temi di metafisica, metamedicina, parlo di astrale, di vista eterica, insomma, è un po' quello che viene chiamato magia bianca. Comunque, se volete dare un'occhiata ai titoli dei video, si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4 playlist, sono numerate 1, 2, 3A e 3B e vanno viste in ordine di numero. Anche i video sono numerati e vanno visti in ordine di numero. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!